Buongiorno amici tichettiani, ciao a ben tutti. ritrovati. Eccoci in un nuovo video ricco di cose da vedere. Esatto, questo è un video molto importante. Ci troviamo nel cuore della Transilvania. Ormai è marchio di fabbrica. A parte gli scherzi ragazzi, c'è un bellissimo sole e questa è la cosa importante. Io sono maglietta a maniche corta e Marta con manica corta. Corta e Marta col piumino, ma leggero, perché? C'è un perché, spieghiamolo. Perché è umido. Perché stanotte quando abbiamo dormito sotto zero. Sì, stamattina il termometro di Charlie segnava -2. Esterna, non dentro ovviamente, se no eravamo morti. No, dentro Charlie si sta bene, abbiamo acceso il riscaldamento, ma tutto ok. Ma Fede è esagerato, lui vuole stare maglietta. Ma c'è il sole, al sole si sta bene ragazzi. Io no. Comunque, a parte questo preambolo, abbiamo dormito una mezz'oretta da qui in un parcheggio di una piccola stazione ferroviaria. Era un parcheggio libero, quindi era buio ieri sera, non l'abbiamo ripreso, eravamo stanchi e siamo andati a letto dopo una bella giornata di guida. Abbiamo attraversato una parte della Transilvania, avete visto qualche immagine e è veramente caratteristica sono veramente caratteristiche queste zone. Sono particolari, ma la cosa particolare che rende unica questa città, perché di città si tratta, Une-Odara. Siamo a Une-Odara, una cittadina di 60.000 abitanti. E come vi dicevo, unica nel suo genere, a parte per le case, i tetti, quello che avete visto, ma soprattutto per il signorino qua alle nostre spalle, che è uno dei castelli più grandi d'Europa. Uno dei più grandi d'Europa. Si sente l'eco. Si sente. E è il castello dei Corvino. Ora noi abbiamo lasciato Charlie nel parcheggio qui davanti, a pagamento, c'è un parcheggio, e passeremo quel cancello e andremo a vedere, a visitare il castello. Al suo interno. Perché siamo curiosi. È aperto dalle 9 alle 17 in questo periodo dell'anno, in altri periodi non sappiamo. Il biglietto ora ve lo diciamo appena arriveremo alla cassa. Allora, varcato il primo cancello, veniamo subito precipitati in un viale pieno di mercatini, di bancarelle per oggetti di souvenir, ma noi proseguiamo perché vogliamo entrare. Abbiamo fatto i biglietti, 45 lei a testa, quindi 90 lei, che equivalgono a 18 euro totali. A circa 18 euro totali. 9 euro a testa, vero? Sì. Ora varchiamo il ponte ed entriamo al suo interno. Qui siamo all'interno di una torre e abbiamo una riproduzione con una gabbia all'interno della quale c'è un prigioniero. Certo, a quei tempi le torture erano veramente di livello esagerato, Qui siamo all'interno delle torri dove venivano effettuate le torture ai prigionieri.
Come vedete siamo entrati, ci troviamo esattamente all'interno della corte del castello, che ha uno stile gotico rinascimentale ed è stato costruito all'inizio del XIV secolo ed è inserito nella lista delle 7 meraviglie di questo paese. Il castello è stato costruito esattamente nell'anno 1446, purtroppo però ha subito un gravissimo incendio che praticamente l'ha distrutto totalmente. È stato poi lasciato abbandonato per diversi decenni e solo successivamente è stato recuperato e ristrutturato. Secondo la leggenda, Vlad l'Impalatore, che era il principe della Valacchia, fu tenuto prigioniero da John Hunyad, che era un leader militare ungherese. Come vedete il castello è luogo di ritrovo per le gite scolastiche, siamo praticamente circondati da ragazzini rumorosi. E questo castello è stato, secondo molti, anche di ispirazione per Bram Stoker. Sapete chi era Bram Stoker? Vi dice nulla questo nome? Bram Stoker ideò qui la leggenda di Dracula. Il castello è abbastanza enorme, direi, però c'è un sentiero guidato con i numeri e quindi noi lo seguiamo. Qui siamo entrati all'interno della cappella che, come vedete, è stata costruita in stile gotico. Non si può accedere dal portone frontale, ma la possiamo ammirare da questa terrazza panoramica. Ci infiliamo all'interno di questi corridoi, è veramente immenso, ci si perde quasi. Qui prosegue di sopra, probabilmente si va su alla torre. Sì, siamo arrivati su una torre panoramica e da qui possiamo affacciarci all'esterno. E qui, ragazzi, ci troviamo all'interno della stanza reale del re Mattia Corvino, che era appunto il re ungherese dell'antico impero austro-ungarico.
Qui siamo nella stanza delle dame e qui abbiamo un bellissimo mobile in stile gotico del XVI secolo. Vediamo anche tutti i tipici vestiti dell'epoca e qui alla mia destra abbiamo anche una stufa in maiolica. Come vedete qui siamo all'interno di una torre, c'è una bella scala a chiocciola, decidiamo da che parte andare. Questa dove siamo appena entrati è la Council Hall, che era la stanza adibita alle cerimonie. Tosta, eh? C'è una ripida scala da percorrere, dovrebbe portare in cima alla torre. Infatti arriviamo proprio all'apice della torre del castello, possiamo anche uscire fuori e godere il panorama. Wow! Qui praticamente la torre fa tutto il giro e possiamo avere una vista a 360 gradi, molto bello. Ci sono anche tanti figuranti all'interno del castello, molto bello e particolare. Proseguiamo e andiamo verso la prossima torre, verso la prossima ala del castello. Immenso. Ci sono dei punti che sono veramente dei labirinti. Dove andiamo? Di là? C'è Marta che fa il semaforo. Tiriamo il dado, anzi il dardo. Noi seguiamo le frecce e andiamo di sopra. Sì. Ecco Marta che ha attraversato il ponte. È veramente gigantesco questo castello. Qui avevano anche tanti camini per potersi scaldare. Ci immaginiamo come potesse essere la vita all'interno del castello quando era nel pieno del suo splendore. Bisogna dire che l'hanno ristrutturato veramente bene. Si vedono i soffitti che sono praticamente nuovi. Ora percorriamo il pontile che ha fatto Marta per andare sull'altro versante. Praticamente stiamo percorrendo questa parte e andiamo a visitare la torre. È un po' buia, una scala un po' difficile da fare. C'è tantissima gente, ora salgo di sopra. È un po' complesso, Poi che questa scala è bella ripida, però meraviglioso. Ci sono da fare un sacco di pianerottoli per salire su. Ogni tanto ci riposiamo.
Forse siamo arrivati in cima, perché non vedo altre scale. Che poi è chiusa, è tutta chiusa questa torre. C'è tutto un corridoio esterno, possiamo guardare dalle finestrine. Era più bella quella che abbiamo fatto prima. Questa è tutta chiusa, vedete? Comunque ci sono le impalcature. Sì. Poi ci sono anche delle impalcature perché stanno facendo un po' di ristrutturazione. Lì si vede anche il ponte di accesso, che è l'unica via per venire da questa parte. E mentre stavamo scendendo è arrivata un'altra scolaresca che ci ha bloccato letteralmente sulle scale. Passaggio unico, non si passa. Non potevano aspettare, no, si sono dovuti intrufolare. Sì. Siamo spostati adesso in un'altra stanza dove abbiamo una esibizione etnografica con i tipici capi d'abbigliamenti, gli abiti. Maschili e femminili. Qui per ora è più tranquilla la situazione, ci siamo scampati la gita. Facciamo una cosa rapida prima che ci raggiungano. Vediamo i tipici strumenti di lavoro di un tempo, come veniva lavorata la lana. È la zona qui intorno al letto al castello, praticamente si chiamava Padureni, è la zona di campagna ovviamente, e quindi come vivevano le popolazioni rurali qui intorno al castello. Qui abbiamo anche un piccolo telaio e vari strumenti dell'epoca. E di qua continua la visita. Qui siamo all'interno di un'altra torre. Mamma mia, questa scala è difficile. Quanto è lunga? È ripida sta scala. Non mi entra il piede dello scalino. Speriamo che non salga nessuno, ecco appunto. Le ultime parole famose. Vai, al buio. Ora ci addentriamo in una stanza maestosa, tra l'altro abbiamo anche una mostra fotografica, immagini bellissime e ancora più bello questo salone. Qui ragazzi abbiamo una di quelle tavole che vediamo nei film quando fanno i mega banchetti. E cosa vi fa venire in mente questa cosa? Eccola. Che potrebbe essere un buon punto dove fare un buon pranzo, perché Non abbiamo nulla. È l'ora di pranzo, solo che la tavola è vuota ragazzi, come si fa? Dimenticatelo, oggi non si mangia. Lo dici te che non si mangia? Non si mangia oggi. È una fissazione. Fare un pranzo in questo salone deve essere qualcosa di epocale. Siamo quasi alla fine della visita del castello, ora usciamo
di nuovo all'aperto e siamo nuovamente nel piazzale principale. Ma la cosa impressionante è che ci sono milioni di ragazzini che vanno e vengono, è una gita continua, finisce un pullman e arriva un altro, io non lo so. Ma poi entrano da tutte le porte, i buchi, i fori, Sì. li trovi da tutte le parti, salgono quelle scale a chiocciola con una velocità. Noi abbiamo la calamita per queste cose. Qui abbiamo delle sculture di cartapesta, un po' inquietanti, devo dire. Questa sembra la bambola assassina, guarda qua. La notte della Transilvania. Il nome della mostra è La notte della Transilvania. un po' triste e cupa, Un po' inquietante. Ma d'altra parte siamo in Transilvania, ragazzi. Questa scena mi ricorda un po' Han Solo. Questa era per pochi appassionati, In ognuna di queste stanze ci sono ovviamente degli addetti ai lavori che controllano le persone che entrano e hanno le stufette elettriche per tenersi al caldo. Hanno il riscaldamento acceso, qui non potete capire come si sta bene. Facevi tanto lo splendido in maglietta, è caldo. Ora però cerca la stufetta, Al sole, diteglielo, al sole è caldo. Diteglielo. Metto il dito nella piaga. Abbiamo lasciato Hunedoara e il castello de Corvino e ci stiamo dirigendo verso la prossima tappa. Avete visto queste case sfarzosissime con questi colonnati su più piani molto particolari. Ce ne sono diverse sparse per la Romania, soprattutto qui in Transilvania, ma quello che ci interessa a noi è raggiungere la prossima cittadina, nei pressi della quale dovrebbe esserci anche un buon punto dove fermarsi e passare la notte. Vediamo cosa ci riserva la strada. Di un'oretta, nel mezzo abbiamo fatto anche un po' di spesa, abbiamo comprato anche le crocchette per i cani. Esatto. Perché qui abbiamo trovato tanti animaletti randagi. Abbiamo preso il pane, un po' di frutta. Ve lo ricordate il nostro progetto Mi fido di te? Avevamo fatto un'inchiesta sul nome da dargli a questo progetto che vogliamo portare avanti e ci avevate scritto, per chi insomma non ci seguisse all'epoca, ci avevate dato dei suggerimenti e a noi avevamo votato il nome Mi fido di te perché ci piace molto e quindi niente, di fatto è semplice. Quando troviamo come in questo caso dei randagi, cani o gatti, insomma gli diamo da mangiare. Qualcuno di voi ci ha chiesto come poterci supportare in questo nostro progetto, come è stato per la Turchia. Vi ricordiamo che è semplice, noi abbiamo sotto al video il link PayPal e quello che ci potete donare, anche di €1, va per comprare
il cibo per i cani e i gatti, come in questo caso. Qualcuno di voi era già stato così gentile da inviarceli i soldi e ovviamente li spendiamo per comprare i sacchi di mangime. Speriamo di sfamare un po' di pelosetti, ci farebbe piacere non vederli, sinceramente, a giro per le strade. Ci sono anche con i padroni, non voglio dire questo, però in alcune zone ne abbiamo trovati molti e quindi se possiamo, insomma, togliere la fame a qualche cucciolino, insomma, a noi ci fa piacere. Finalmente ragazzi abbiamo trovato un bel posticino dove passare la notte. Era segnato su Park4Night con il camperino verde, quindi area attrezzata camper, e effettivamente abbiamo un bellissimo prato enorme dove poter sostare. Ci sono anche le colonnine con gli allacci per l'acqua e la corrente elettrica, da verificare solamente se funzionanti, ma noi tanto siamo a posto. Abbiamo i serbatoi pieni perché abbiamo caricato precedentemente a una fontana e la corrente, che ve lo dico a fare, siamo al 100%. Comunque sia, chi volesse qui può collegarsi alla corrente elettrica e usufruire dell'acqua, che purtroppo, come vedete, non viene. Quindi questo è da vedere. Probabilmente funziona solo in alta stagione, in piena estate. Qui davanti abbiamo anche un grosso fiume che scorre proprio qui nei pressi di questo prato. Abbiamo la strada, ma comunque è lontana, quindi il rumore delle macchine si sente il giusto. Poi la notte il traffico è sempre minore. E scendendo da questo sentiero si arriva sulla sponda del fiume. Questo è il luogo che ci siamo trovati per passare la notte. Ora vediamo, perché se il posto merita ci fermiamo anche una giornata intera, ci riposiamo, perché ultimamente abbiamo corso un po' tanto, abbiamo anche da fare i soliti lavori, da montare i video, e quindi potrebbe essere un buon posto. Qui abbiamo anche un ponte tibetano, sembrerebbe una passerella pedonale per attraversare da sponda a sponda. C'è solamente una roulotte qui vicino e per il resto il luogo è completamente vuoto, ci siamo solamente noi. Ne approfittiamo anche per dare una bella pulita a Charlie e dare anche una bella sistemata dietro al garage. Ti piace il posto? Bello. Stavo spazzolando il tappeto di Charlie. No, è bello, finalmente un posto tranquillo con il verde. Siamo stati un po' di corsa in questi giorni. Siamo entrati da qualche giorno in Romania, vogliamo vedere tutto, siamo impazziti perché ci sono 1000 cose interessanti da vedere. Ci siamo fatti prendere un po' dalle furie, ma effettivamente dobbiamo rallentare un attimino, rallentiamo, magari vediamo com'è il tempo, magari possiamo passare una giornata qui, che tanto abbiamo comunque da lavorare i video, da sistemare Charlie. Infatti lo dicevo ai nostri amici poco fa, non ci siamo messi d'accordo, è tutto Real TV. No, il posto è bello, merita. C'è un sacco di alberi, anche una bella ombra là, non che ce n'abbiamo bellissimo bisogno. Lì vedete i nostri mitici pannelli solari che stanno facendo il loro dovuto lavoro, se si può dire così. Tra l'altro abbiamo anche riscaldato l'acqua usando solo ed esclusivamente i pannelli solari, e la batteria, anzi le batterie sono sempre al 100%, quindi non abbiamo nemmeno utilizzato il DC-DC, quindi sempre per fare i nostri test energetici. L'ultimo spostamento abbiamo fatto questa prova, abbiamo l'acqua calda, le batterie al 100% e tutto tramite pannelli solari, quindi siamo molto soddisfatti. Funziona la corrente? Sì, funziona, ho provato con il telefono e me lo sta caricando. Buono. Invece in carica. Probabilmente c'è anche un rubinetto interno per sbloccare l'acqua. Non lo so, allora questa qui della corrente è aperto, questo dell'acqua no. Interessante. Corrente gratis ragazzi. Non è facile da trovare.
Allora, diamo una bella sistemata al nostro garage. Non so se ve l'abbiamo mai fatte vedere, ma queste sono le borse che contengono le nostre biciclette elettriche. Ne abbiamo due, una da questa parte e una da quest'altra, e sono ben protette, anche perché in questo modo evitiamo che la roba si infili tra i raggi delle ruote o della catena. Ora diamo una bella sistemata, abbiamo messo i cunei così siamo belli livellati, e già che c'eravamo ci siamo attaccati alla colonnina. In questo modo stacchiamo l'inverter, lo facciamo un po' riposare. Quando troviamo queste situazioni ne approfittiamo anche per testare un po' le colonnine che troviamo e magari per fare le nostre recensioni anche su Park4Night. Recensioni utili ai viaggiatori, ai camperisti che volessero usufruire degli stessi servizi.